Il nostro quesillo di oggi è un dolce ed è venezuelano, una sorta di creme caramel cremoso e con una base di caramello. Ecco la ricetta. Per il nostro quesillo cominciamo con il preparare il caramello, che poi andrà adagiato in questo pentolino, un pentolino un po' strano con il coperchio, che è classico venezuelano, e all'interno del quale sul fondo si mette proprio il caramello e dopo si versa sopra il composto che formerà appunto il vero quesillo. Quindi in un pentolino, per formare il caramello, mettiamo l'acqua e lo zucchero. Possiamo con un cucchiaio di acciaio fare sciogliere lo zucchero mescolandolo. Ecco, una volta che lo zucchero sarà sciolto, possiamo abbandonare il cucchiaio di acciaio e continuare muovendo il pentolino in questo modo, fino a che il caramello non avrà raggiunto la colorazione giusta, ovvero più che ambrato. Ecco, non fate l'errore di mescolare con i cucchiai di legno, perché i cucchiai di legno, essendo porosi, trattengono impurità e lo zucchero potrebbe aggranirvi. E il nostro caramello è pronto, è diventato di un bel colore ambrato, più sullo scuretto, a me piace un pochino di più dell'ambrato, non fatelo troppo scuro altrimenti saprà d'amaro. Adesso lo possiamo andare a mettere sul fondo del nostro contenitore, che ha un diametro di 18 cm ed è alto 7 cm. Questo è proprio il contenitore tipico da quesillo, ma se non ce l'avete potete tranquillamente usare una tortiera dello stesso diametro. Mi raccomando che sia un pezzo unico e non una tortiera a cerchio apribile, perché quando si fa il bagnomaria occorre che il pezzo sia intero, perché sennò l'acqua potrebbe entrare. Questo in particolare ha anche il coperchio, a voi non serve perché potete mettere sopra praticamente al vostro contenitore un po' di alluminio e chiuderlo in questo modo. Allora, adesso questo lo lasciamo raffreddare e noi ci dedichiamo al composto. Mi sono dimenticata di dirvi che il caramello, se avete il fuoco a casa, quindi la fiamma, potete farlo direttamente dentro al pentolino o direttamente dentro alla pentola che poi vi servirà per cuocere, diciamo, il vostro quesillo, pentola oppure tortiera, quello che avete. Allora, qui adesso andiamo a mettere le uova intere, quindi in una bella ciotola dove dovremo poi mischiare tutti questi ingredienti. Rompiamo le uova. Ecco, non dobbiamo fare eccessiva schiuma, non serve per questa preparazione. Useremo la frusta giusto per mischiare gli ingredienti. Ora il latte condensato, il latte, meglio se a temperatura ambiente. Ecco, mescolate bene perché il latte condensato è molto vischioso, quindi gli elementi si devono veramente bene amalgamare ed emulsionare soprattutto. Poi mettiamo un po' di vaniglia, di estratto di vaniglia oppure i semini di una bacca e un po' di rum. Ecco, questo è proprio il quesillo base, si può dire. Poi volendo potreste aromatizzarlo con del limone, con della scorza d'arancia, insomma, con quello che vi piace di più. Ecco, qui il composto è pronto, lo versiamo sopra il caramello che nel frattempo si sarà indurito. Chiudiamo con il coperchio, se non ce l'avete, vi ripeto, potete mettere solo un foglio d'alluminio. E adesso prepariamo il bagnomaria. Dobbiamo mettere questo pentolino all'interno di un contenitore più grande, potrebbe essere anche rotondo, E poi riempire il contenitore più grande con dell'acqua calda, arrivando a metà del contenitore più piccolo. E adesso possiamo andare a cuocere il nostro quesillo nel forno statico a 150 gradi per 1 ora e 40. Ed ecco il nostro quesillo, non è bellissimo? Mi raccomando, una volta che lo sfornerete, lasciatelo raffreddare nell'acqua del bagnomaria e poi una volta freddo mettetelo in frigorifero per almeno 2 ore, sempre coperto. E poi ovviamente va ribaltato e messo sul piatto da portata. Adesso ne tagliamo una bella fetta, che dite? So già che diventerà uno dei vostri dolci preferiti. Questa la tengo per me, come sempre, e con questa vado a fare una bella foto.